Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi ho il piacere di presentarvi un rugged tablet, il Doogee R10. È un rugged tablet che verrà lanciato a brevissimo. Ho già avuto modo di testarlo per circa un paio di settimane. È un tablet che, devo dire, rapporto qualità-prezzo, vi dico già da subito, molto elevata. Adesso andremo a vedere un pochino più da vicino le caratteristiche tecniche, andremo a fare anche dei test per vedere anche la fluidità e il piacere nell'utilizzo, nel guardare i video per esempio. Ma prima di tutto facciamo una brevissima premessa per cercare di capire cos'è un rugged tablet e perché dovremmo preferirlo rispetto a un tablet normale. Allora, un rugged tablet, come i rugged smartphone, è un tablet progettato per resistere a condizioni estreme, quindi a cadute, ad eventi atmosferici quali possono essere pioggia, sabbia per esempio, ed anche per resistere a condizioni estreme quali possono essere temperature elevate o temperature al di sotto dello zero, quindi dai meno 20 ai 50 gradi sopra lo zero. Quindi è uno di quei tablet che potrete utilizzare maltrattandolo. Quindi a questo punto vi direi anche che potrebbe essere utile anche per darlo in mano ai vostri figli se volete avere un solo tablet in casa. Diciamo che questo qui è decisamente più difficile da distruggere. Al di là di queste caratteristiche tecniche riguardo alla sua resistenza, abbiamo anche un comparto hardware decisamente performante e anche una qualità video molto elevata. Ovviamente la scelta di un tablet dipende molto dalle vostre esigenze. Adesso io non so voi per cosa usiate il tablet, personalmente lo utilizzo esclusivamente per guardare video YouTube, Netflix, per utilizzare per esempio Spotify, perché se non lo sapete Spotify, a differenza di Spotify sullo smartphone, se voi volete utilizzare la versione gratuita, con Spotify sul tablet c'è possibilità quantomeno di selezionare pezzi, è un pochino più libero diciamo, e poi soprattutto anche per cercare informazioni con Google, letture e queste cose qui, insomma, un utilizzo prettamente di intrattenimento nel mio caso. Comunque il tablet si può utilizzare anche per le chiamate, si può utilizzare esattamente come uno smartphone perché ha per l'appunto l'alloggio per una SIM card, quindi possiamo anche utilizzarlo normalmente come un normale smartphone. Ma adesso andiamo a vedere un pochino più da vicino. Intanto una caratteristica non da poco è che il tablet ci viene fornito completo di un paio di accessori che non dovremo acquistare in seguito. Quindi abbiamo già una ulteriore pellicola protettiva sopra il vetro che già di suo è un vetro molto resistente, un Gorilla Glass 5, quindi è un Gorilla Glass, un vetro che resiste a graffi ed urti, comunque c'è anche una seconda pellicola e abbiamo anche la cinghia per poter afferrare il tablet con la mano e quindi per avere una posizione comoda per visualizzarlo per l'appunto senza doverlo per forza di cose tenerlo con due mani, ma con una mano risulta più comodo. Sono presenti 4 bumper agli angoli che servono per attutire le cadute, quindi sono delle specie di ammortizzatori. La scocca è in metallo, posteriormente lateralmente è sempre di gomma medio rigida. Si vede che è un tablet progettato per resistere, un tablet sicuramente molto resistente. Qui abbiamo la fotocamera posteriore da 20 megapixel e da questa parte abbiamo la fotocamera frontale da 16 megapixel. Sono entrambe due fotocamere di buona qualità. Personalmente non scatto foto col tablet, per quanto mi riguarda potevano anche evitare la fotocamera posteriore, però ovviamente ognuno ha le sue esigenze, quindi le fotocamere vi posso dire che sono fotocamere non male, ma non eccellenti. I tasti sono zegrinati e sembrerebbero in metallo. Qui c'è anche la presa per il jack delle cuffie. Qui ci sono i 4 speaker, quindi 4 speaker, 2 da un lato e 2 dall'altro, per una qualità audio, devo dire, molto buona, per poter utilizzare il tablet senza necessità di utilizzare per forza di cose uno speaker Bluetooth esterno, quindi si può godere della visione di un film anche utilizzando i 4 speaker, sono di buona qualità devo dire. Qui è presente l'ingresso per la ricarica USB Type-C e qui c'è lo slot per la memoria esterna e per la SIM card. Ecco qui. Io direi che
A livello di scocca abbiamo visto bene o male tutto, andiamo ad accendere il tablet e vediamo un pochino come si comporta. Allora, carrellata di caratteristiche tecniche, IP68, IP69K, MIL standard 810H, significa che questo tablet ha delle certificazioni proprio che garantiscono l'impermeabilità, la resistenza alla polvere, la resistenza agli urti e in grado di operare da meno 20 a 55 gradi centigradi. Sistema di posizionamento, abbiamo tutti i sistemi di posizionamento globali, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, AGPS, quindi lo possiamo utilizzare tranquillamente anche come navigatore, che sia per il trekking o che sia per l'auto. 4 speaker, come vi dicevo prima, per una qualità audio decisamente molto buona. Octa-core Helio G99 come processore abbastanza veloce, 8 GB più 7 GB di RAM, sono gli 8 GB interni che possono essere estesi con altri 7 GB di RAM che vengono, diciamo, prelevati dalla memoria interna del tablet. 128 GB di memoria interna, espandibile fino ad ulteriori 2 TB, quindi abbiamo un'infinità di memoria su questo tablet volendo. Wi-Fi 6, 10.800 mAh, altra caratteristica importante di questo tablet, il fatto che abbia 10.800 mAh ci permette di utilizzare questo tablet senza continuare a ricaricarlo. Devo dire che l'autonomia è elevata, ovviamente è difficile dire quanto vi possa durare, va in base ovviamente a quanto lo utilizzate, comunque è una batteria che dura parecchio, ecco. 18 watt di ricarica rapida, 10,4 pollici, 2K il display, che come vi dicevo si vede molto bene e adesso andremo anche a vedere proprio con dei video. Andiamo ad aprire magari Netflix. Questo è l'audio al massimo volume, come vedete si sente bene, non gracchia assolutamente. C'è scritto. Tu prima devi parlare e poi ti do l'acqua. Il cimitero di sedile va bene. Quindi, come vi dicevo, per la visione di film con Netflix è veramente molto performante. Adesso andiamo ad aprire uno dei miei video YouTube. Della malta o se lasciar crescere l'erba tra le fughe, cosa che penso sia più probabile. Probabilmente lo lascerò in questa veste un pochino più naturale. Se non bastasse vi faccio vedere anche un videogioco che io non utilizzo, però ho deciso di provare per verificare anche la fluidità proprio anche con i videogiochi. Come vedete anche con i videogiochi è decisamente fluido, non lagga mai. Adesso potrete anche apprezzare le mie abilità nella guida. Andiamo a fare anche un rapido test della fotocamera, scattiamo una foto e vediamo un pochino.
la qualità. Come vi dicevo, buona, non eccezionale, però diciamo che è accettabile. Comunque una qualità fotografica sicuramente dignitosa, ecco. Un'altra caratteristica che non vi ho elencato in precedenza è che questo tablet sembrerebbe oltretutto dual SIM, quindi c'è anche la possibilità di inserire due operatori telefonici differenti. Quindi questo tablet è consigliato, sì o no? Ovviamente sì, perché devo dire che è un ottimo tablet, ha un ottimo prezzo oltretutto, quindi secondo me ha tutto quello che deve avere un tablet, con in più anche il fatto che è un tablet resistente ed utilizzabile in vari scenari limite, quindi non dobbiamo per forza di cose stare attenti al nostro tablet, lo possiamo anche portare dietro con noi anche durante i trekking, per esempio, o durante delle avventure, durante dei viaggi, senza preoccuparcene troppo. Vi lascio tutti i link in descrizione, vi ricordo che c'è anche un codice di sconto e adesso che l'ho applicato sto guardando il prezzo in preordine, 191 euro, cioè meno di così direi che... Quindi vi suggerisco, se vi dovesse interessare questo tablet, di prenderlo in preordine, perché sicuramente ritrovarlo a questo prezzo così basso la vedo un po' difficile. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!